Siamo qui con Daniele Vitiello, quarta generazione di Nennella. Daniele, grazie per aver accettato la proposta di intervistarti. Stare qui sui quartieri spagnoli è sicuramente il punto focale di Nennella. Nennella nasce qui nel 1949, quindi ha avuto un'evoluzione così come si è evoluto il quartiere. Diciamo che il nostro folklore, la nostra goliardia, ma anche e soprattutto la nostra cucina, probabilmente ha radici proprio all'interno del tessuto sociale dei quartieri spagnoli. Come dicevo prima, essendo noi radicati all'interno dei quartieri spagnoli, possiamo anche capire perché è cresciuta Nennella e perché oggi è così popolare. Diciamo che è stato un evolversi, come appunto dicevo prima, insieme al quartiere. Noi siamo qui dal 49, ma dal 98 siamo qui con tutta la famiglia, perché prima c'era solo la nonna, prima della nonna la bisnonna, che si occupavano della trattoria, mentre il nonno, papà, tutti gli altri zii avevano altri ristoranti, altre gestioni e comunque cercavano di portare avanti altri progetti. Nel 98 abbiamo chiuso l'ultimo ristorante ai Camaldoli, La Piopra, e tutta la famiglia si è concentrata appunto qui su Nennella. Probabilmente il nostro punto di forza e la nostra popolarità deriva dal fatto che tutta la famiglia si è sempre battuta per questo posto, e soprattutto perché poi con l'avvento dei social siamo diventati probabilmente anche un fenomeno mediatico. Il piatto simbolo di Nennella, che probabilmente ad oggi è, anzi senza probabilmente, il piatto è la pasta e patate con la provola, un piatto che ha avuto tanta di quella forza da diventare tipico e tradizionale in nemmeno 30 anni, perché come ben sappiamo la pasta e patate a Napoli si faceva in modo totalmente diverso, con la scorzetta di parmigiano, il sedano un po' più brodosa. Quindi la pasta e patate con la provola nasce qui da Trattoria Nennella con un aneddoto simpatico del nonno e con papà, ma è un piatto che oggi rappresenta probabilmente anche Napoli. Un piatto che prima della pasta e patate era fondamentale all'interno della Trattoria Nennella, che trovavi tutti i giorni in diverse sfaccettature, era la pasta e fagioli. Oggi la facciamo con le cozze, domani con i calamari, poi alla marruzzara, poi la zuppa di fagioli, poi la zuppa di fagioli con le scarole. Cioè il fagiolo era fondamentalmente il piatto principe della Trattoria Nennella. Poi con l'evoluzione dei tempi, ma anche con appunto la globalizzazione eccetera, il fagiolo è un piatto che è radicato nella cultura napoletana, ma che non è così facile da presentare e servire. Legati al cibo, sicuramente come tutto parte da qui, da queste mura. Possiamo dire che io ci sono nato qui dentro, sono nato all'interno di questa trattoria, quindi ricordo quando venivo con mia madre e mio padre da paese, perché noi vivevamo a Caivano e venivamo la mattina prestissimo qui e trovavamo già il nonno con il ragù sul fuoco, perché il ragù doveva cuocere nelle sue 5-6 ore. Ricordo di quando stavo seduto sul bancone appunto e si faceva tutta la preparazione, quindi ricordo questo taglio del pomodoro, il taglio dei limoni, dell'insalata. Quando ero piccolo venire qui era una festa, quando facevo festa a scuola appunto e venivo qui era immergermi nel mondo degli adulti, in un mondo che non mi apparteneva ma che mi dava tante gioie. Probabilmente Nennella nel tempo, come appunto continuo a dire in questo momento, è stato il riscatto sociale dei quartieri spagnoli, perché noi nel 98 quando siamo arrivati qui e abbiamo chiuso l'ultimo ristorante, i quartieri spagnoli era territorio tabù per i turisti. Probabilmente anche Napoli un po' era vista come tutt'oggi ma in modo diverso, una città dove non venire a trascorrere 2-3 giorni, un weekend. I quartieri non possiamo dire che c'era il coprifuoco, ma vivevano un periodo buio, vivevano veramente un periodo molto buio. Quindi dal 98 che c'eravamo solo noi aperti qui la sera e la gente aveva paura di venire da noi, possiamo dire che è totalmente cambiato, forse e probabilmente anche grazie a noi e ad altre attività commerciali che ci hanno creduto. Allora vi do appunto questa chicca, questo aneddoto. Probabilmente a breve, in 6-7 mesi, 8 mesi ci sposteremo dai quartieri spagnoli a Piazza Carità. Ci sposteremo per un semplice motivo: la trattoria è storica
ed essendo storica ha dei limiti di spazi, soprattutto legati a tutte le normative dell'ASL e a tutto ciò che ci viene ogni volta contestato. E quindi probabilmente il motivo cardine di tutto ciò è proprio far stare meglio i nostri clienti e dargli sempre al loro servizio migliore. Beh, forse il focus di Nennella dipende a chi viene fatta la domanda. Probabilmente se viene chiesto a mio zio Ciro ti dirà che il focus di Nennella è il bordello, la caciara, la muina. Se lo chiedi a me io ti dico sempre che sì, oggi siamo anche questo, ma Nennella non è solo il bordello, che è il mio slogan, no? Perché Nennella nasce come una cucina di tradizione e di tipicità, soprattutto casareccia, perché veniva appunto fatta dalla mia bisnonna, da mia nonna, da mia madre, mio padre, io, i miei cugini, i miei fratelli, eccetera. Quindi io dico che il focus di Nennella oggi è un bilanciamento perfetto di ammuina e cucina casareccia e tradizionale. Sperando che nel 2050 ci siamo soprattutto noi, immagino che Nennella possa essere diventato un luogo ancora più, passatemi il termine, di culto, cioè un luogo dove ci sono ancora determinate tradizioni, si cucina ancora in un certo modo, anche se magari può diventare un brand, perché ad oggi diciamo che è anche un brand, però che sia un brand genuino che riesca a portare nel mondo, magari non solo a Napoli, la tipicità e la tradizionalità di una città che ha appunto delle radici veramente forti. Allora, qui tocchiamo uno dei tasti più importanti della trattoria. Il nonno era lo chef per eccellenza, lui che la trattoria non la voleva fare in nessun modo, perché qui in trattoria all'epoca della gestione del circolo canottieri, del ristorante La Piovra, del Faro Rosso a Torre del Greco, il nonno era ovunque ma quasi mai qui. Però era quello che la mattina veniva, apriva le porte, metteva a fare tutte le preparazioni lunghe, quindi il ragù, cuocere le patate, cuocere i legumi, che potessero essere appunto fagioli, ceci, eccetera, eccetera. Poi alle 11, 11 e mezza staccava e andava a fare il ristorante. E come ho sempre detto, il nonno è stata la figura più importante qui dentro, perché è quella che ha tenuto la famiglia unita, è quella che io ricordo con maggior piacere, soprattutto io sono del 95, dal 95 io ho vissuto il nonno fino al 2005 e quando venivo qui c'era lui seduto su quella sedia che non faceva niente, ma come un direttore d'orchestra appunto dirigeva la cucina, dirigeva la nonna, c'erano questi litigi che poi finivano perché tanto alla fine rimaneva tutto all'interno del locale e il nonno appunto è stato quello che ci ha permesso di diventare Nennella oggi. Daniele, ma ora ci puoi svelare chi è davvero Nennella? Ragazzi, Nennella non ve lo posso spiegare, ve lo devo far vedere, quindi magari venite con me che ve lo faccio dire da qualcun altro che è Nennella. Veramente Nennella proprio era mia suocera e io ero fidanzato con mio marito perché si portassimo insieme, era amica la sorella di mio marito e diciamo poi man mano rimase solo io e poi ho tenuto i figli miei sempre attorno a me. Vita era macellaio. No, era molto, sempre una persona lavoratore, però lui insomma, quando andai in trattoria, lui non riusciva a lavorare macellaio e così mi venne pure lui vicino a me. È nato in trattoria, veramente posso dire che è nato, perché mia cognata sempre diciamo, scendeva pure lui, pure lei. C'è sempre un legame di famiglia, no? Quelle cose che siamo sempre insieme, sempre io non ce la facevo. Isabella ascina un po' la mamma. E questa è stata sempre una cosa semplice e ci tiravamo una parte o un'altra. Possiamo pure dire che comunque
o non voleva che almeno che siamo tutti quanti insieme, noi perciò stiamo chiusi. Sempre no? insieme, Noi sempre. abbiamo deciso di chiudere la domenica perché nonno voleva che siamo sempre insieme. E allora tutta la famiglia era sta insieme e siamo Sì, cresciuti sempre come una famiglia. insieme. Non so. Anzi, adesso io a questi qua li tengo sempre presenti quando mi approccio, perché dopo sono dato da paralizzate. Diciamo, abbiamo detto che a papà, che a mamma. Chi non lavora con noi, anche chi non lavora con noi, No, la no, nostra famiglia si ci cioè, dà a sempre- dare una mano, ci viene a dare una mano. Quella è la cosa. No, ma non ci pensano proprio, super si stanno a fare. E grazie a Dio come l'abbiamo abituato noi, come sono lasciate pure lei, loro insomma che veramente siamo pure i quartieri vengono e tu sono solo nella qua.